Ho appena aperto un conto da $100, come potete vedere il conto è live, non conoscendo il broker e come si comporterà, ho ritenuto opportuno nascondere ogni riferimento. Di brokers che offrono conti piccoli ce ne sono un'infinità. Le condizioni di negoziazione sono pressoché simili, quindi alla fine uno vale l'altro. Prima sessione di negoziazione, direi che sta andando benone. Naturalmente sono entrato a mercato con leve decisamente importanti rispetto al capitale. Ho voluto spingere al massimo dal momento in cui il rischio perdita me lo consente. Chiaro che il metodo risulterà decisamente aggressivo, non ho altre alternative se non trarre vantaggio da un approccio non convenzionale, totalmente differente da come gestisco altre attività, dalla scelta operativa degli incroci valutari al peso di ogni singola operazione. Conclusa la prima sessione, tutte le operazioni sono state chiuse, hanno generato una performance poco più di $100. Per la prossima disporrò di un capitale decisamente superiore, intorno ai $250, il che mi consentirà di mantenere un approccio piuttosto aggressivo, tenuto conto che dalle prossime sessioni io sarò free ticket sul mercato. Seconda sessione di mercato, il gain della precedente ha consentito di spingere ulteriormente con la leva. Dopo opportuni calcoli ho ritenuto possibile picchiare a mercato poco più della metà del mio balance. Sono a mercato con $50, non più 100, quindi mezzo biglietto, e questo mi permette di spingere ulteriormente con la leva, tanto da ritrovarmi in all-in contro yen, puntando il rimanente su euro e sterlina contro dollaro. Chiusa la seconda sessione, circa $500 come balance. Nelle prossime sessioni io sarò completamente free ticket e questo mi aiuterà ad affrontare le fluttuazioni di mercato con molta più serenità. L'obiettivo principale è che il mercato finanzi l'attività del conto. Nelle successive sessioni spingerò ulteriormente. Terzo giro, mantengo sempre un profilo piuttosto aggressivo, sono dentro con poco più della metà. Oggi ho puntato su CAD, scommettendo anche sull'apprezzamento di dollaro neozelandese su dollaro australiano, ma il mercato non sta pagando. Bene per tutto il resto. Chiusa la terza sessione, a parte le operazioni su dollaro neozelandese, devo dire che è andata bene. Non ho altro da aggiungere se non attendere la prossima sessione, che sicuramente sarà molto più interessante dal momento in cui il conto sta superando la soglia dei $1.000. Quarta sessione, l'azzardo di un apprezzamento di yen sta pagando, un po' meno sterlina su dollaro canadese ed euro. Niente da aggiungere per il momento, attendo nuovi sviluppi. Chiusura della quarta sessione, balance superiore ai $2.000. Vedrò se il mercato nelle prossime sessioni offrirà nuovi spunti operativi. Per il momento termino qui.